Oggi per noi è molto difficile immaginare come fosse la notte nel passato. Siamo abituati al fatto che ci sia sempre qualche fonte di illuminazione artificiale. E anche i film che rappresentano la notte in uno scenario antico la rappresentano sempre come abbastanza illuminata. Lo fanno sia perché se no non si vedrebbe niente sulla scena, sia perché alla fin fine tutti siamo abituati a vedere che anche la notte c'è un'illuminazione almeno parziale. Ma la notte nel passato era molto diversa da come ce la immaginiamo oggi e da come la troviamo nella fantasia contemporanea. Quasi nessuno parla mai di come era, invece saperlo ci rivelerà un sacco di cose anche sulle abitudini e sui ritmi della nostra vita attuale. Le città medievali, quando calava la notte, si trasformavano. Le strade stavano per svuotarsi, mentre la sera veniva segnalata dalle campane. E questo suono indicava quindi il momento del coprifuoco. I castelli e le città chiudevano le porte, ma in quell'epoca la parola stessa coprifuoco manteneva il suo significato letterale, cioè indicava che bisognava coprire i fuochi. Questo può sembrarci strano perché oggi spesso vediamo dei fuochi nelle scene notturne, ma in realtà non era consigliato mantenere grandi fuochi, ma solo fonti di illuminazione minori. I fuochi, per esempio, per cuocere stavano accesi di più durante il resto della giornata, quando li si poteva controllare meglio. In pratica era anche un segnale di ridurre al minimo le attività pubbliche e quelle all'aperto. Tutto questo poteva servire soprattutto a prevenire gli incendi, ma per i medievali era anche semplicemente naturale che la notte fosse buia. All'interno la fonte di illuminazione notturna principale ovviamente erano le candele. E c'è anche una bella conferenza che magari avete visto di Alessandro Barbero insieme alla studiosa Beatrice Del Bo, che ha fatto delle ricerche proprio sulla luce nel Medioevo. Anche lì si ricorda che le candele venivano considerate addirittura tra i beni di prima necessità, come il pane. Ma anche le candele erano abbastanza diverse da come le vediamo nei film di oggi. Intanto queste fonti di luce medievali erano deboli. Una candela illumina pochissimo rispetto a una lampadina. Nei film però a volte una singola torcia può illuminare intere stanze. In realtà la luce tremolava, deformava i visi e lasciava grandi aree delle stanze nell'oscurità. Poi venivano usate pochissime candele perché erano costose. Solo in alcuni casi in cui si voleva proprio ostentare la ricchezza c'erano dei candelabri pieni di candele, ma era un lusso raro. Queste luci poi al chiuso producevano fumo, odori e macchie che raramente vediamo riprodotte oggi. Quindi sporcavano i muri e i tessuti. Nei film poi la luce viene trattata come una risorsa praticamente illimitata, come può essere per noi oggi. Infatti spesso vediamo castelli e città medievali con tante finestre illuminate. In realtà dopo una certa ora nel Medioevo quasi tutto sprofondava nell'oscurità. Nella maggior parte dei casi di notte era meglio portare avanti soprattutto delle attività private, in pubblico invece solo se erano urgenti e indispensabili per la comunità, come delle decisioni impellenti. Le attività dovevano chiudere, la circolazione veniva fortemente limitata. Infatti per gran parte della storia andare in giro la notte veniva considerato sospetto e in tante città medievali camminare all'aperto dopo il tramonto senza una lanterna era direttamente illegale. Sì, c'erano i banchetti notturni e le taverne, ma per un medievale la notte restava sempre almeno in parte il territorio dell'incertezza. Andare in giro di notte infatti veniva criticato anche nei sermoni come una cosa legata al peccato. Una scena relativamente plausibile è quella al puledro impennato nel film della Compagnia dell'Anello, dove l'atmosfera dà un'idea di pericolo e la notte esterna all'osteria è comunque buia e inquietante. A sorvegliare tante città c'erano delle guardie cittadine che spesso però erano veramente poco affidabili e mezzo addormentate, questo sì, come si vede nei film. Infatti erano dei semplici cittadini che a rotazione facevano la guardia, ma nella maggior parte dei casi non erano certo dei veri professionisti, come per esempio la polizia moderna. Controllavano soprattutto le porte, che non ci fossero principi di incendio, che era una delle preoccupazioni principali dei medievali. Molti film poi ambientati in uno scenario medievaleggiante rendono addirittura illuminate delle scene lontane dalle città e quindi nei paesaggi naturali. Nella realtà invece un viandante in mezzo alla natura avrebbe visto molto ma molto meno. Fuori dalle città o lontano dalle torce e dalle candele il buio era praticamente assoluto. La gente quindi aveva una certa paura della notte e in qualche modo era considerato giusto che ce l'avesse. In molti codici legali i crimini che venivano commessi di notte avevano pure una pena maggiore rispetto a se venivano commessi di giorno.
perché agire di notte includeva in automatico che ci fosse una premeditazione malevola. Nella prima età moderna però questo modello è stato messo in discussione. Nel 1600 alcune città hanno iniziato proprio a installare delle lanterne pubbliche che erano praticamente un antenato dei lampioni. Una delle prime città a farlo è stata la Parigi del Re Sole e quindi mai soprannome è stato più giusto anche dal punto di vista dell'illuminazione. Poi altre capitali e altre città minori hanno cominciato a imitare questo esempio. Pian piano si è cominciato in parte a poter andare in giro anche di notte in città. Poi sono arrivate nel 1800 lampade a gas e alla fine la lampadina. E nel giro di pochi decenni la notte che gli uomini avevano conosciuto per migliaia di anni è scomparsa. Oggi quando scende la sera tutti premiamo un interruttore e la giornata continua quasi come se niente fosse. E questo ha cambiato tantissimo il modo in cui viviamo la notte, tanto che ci siamo addirittura dimenticati come l'avevamo vissuta prima per centinaia di migliaia di anni. Gli esseri umani passavano praticamente metà della propria vita in un buio quasi completo e lo hanno fatto per più di 300.000 anni. La prima fonte di luce notturna che gli uomini hanno osservato era ovviamente la Luna. Oggi pochi ci fanno caso, tranne chi magari è appassionato di guardarla nel cielo, invece in passato tutti la guardavano. E infatti è praticamente una figura sacra in tutte le più antiche mitologie del mondo. A differenza di quello che tanti pensano oggi, c'era sì anche un valore sacro e magico associato alle fasi lunari. Ma in origine erano diventate importanti perché una notte con la luna piena aveva pure un'illuminazione diversa da una notte senza luna. Una notte senza luna poteva essere pericolosa quasi quanto una tempesta. Nel passato si potevano pianificare viaggi, commerci e persino battaglie proprio in base alle fasi lunari. E ovviamente pure le stelle nel cielo erano immensamente più visibili, tanto che moltissime persone oggi non hanno neanche mai fatto l'esperienza di vederlo come lo vedevano i nostri antenati. Nel mondo preindustriale, prima dell'inquinamento luminoso, la Via Lattea era normale da vedere quasi ovunque. Molti film storici ci fanno vedere dei cieli come li vediamo noi, mentre un vero contadino medievale avrebbe visto un firmamento molto più spettacolare. Anche per quanto riguarda gli aspetti sonori, sempre per assecondare la nostra sensibilità, tante scene notturne nei film hanno una colonna sonora continua. In realtà, senza traffico, elettricità e macchinari, la notte era silenziosissima. C'erano solo pochi rumori naturali che spesso erano difficili da riconoscere chiaramente, potevano essere il vento, gli animali o dei passi lontani. Una cosa che rendeva la notte immersa in una sensazione di incertezza e vulnerabilità, e quindi anche abbastanza angosciante. Comunque una prima conquista umana che ha cambiato la percezione della notte è stato ovviamente il fuoco. Prima del fuoco gli uomini vivevano come tanti animali, cioè cercavano un rifugio e rimanevano immobili per tutta la notte. Anche perché noi umani vediamo molto male al buio, mentre tanti predatori come i lupi ci vedono molto bene. E in più la notte è anche un momento molto più freddo rispetto al resto della giornata, quindi praticamente uno scenario terrificante. Invece con i primi falò gli uomini sono riusciti a scaldarsi. Ma non solo, era anche molto meno probabile che tanti predatori si spingessero dentro il cerchio di luce creato dal falò. Comunque il fuoco non aveva dato solo luce e calore alla notte, ma aveva dato all'umanità appunto anche delle ore in più nella giornata. Prima del fuoco la giornata utile finiva per forza al tramonto. Erano circa 12 ore in estate dove andava bene, magari solo 8 in inverno. Il fuoco invece ha aggiunto tra le 2 e le 4 ore utili a ogni giornata. Ma mentre oggi magari qualcuno di notte lavora, in passato queste ore in più di notte erano vissute molto diversamente. E si è scoperto che probabilmente sono state addirittura fondamentali per lo sviluppo della civiltà. Alcuni studi si sono concentrati su come viene vissuta la notte da dei popoli che esistono ancora oggi ma che vivono senza innovazioni tecnologiche. Di giorno anche tra queste persone si parla prevalentemente di alcune attività pratiche come la caccia, ma quando scende la sera si radunano intorno a un fuoco come i nostri antenati. E gli studi hanno notato che cambia addirittura l'argomento delle conversazioni. Qui pure dei popoli che noi considereremmo primitivi iniziano a raccontarsi delle storie e delle barzellette. Cominciano pure a pensare al loro futuro e al senso della loro vita guardando solo quel fuoco e la vastità del cielo stellato. Probabilmente è proprio intorno a questi fuochi antichi che è nato tutto quello che oggi noi chiamiamo cultura umana.
Il buio quasi totale e quella pochissima luce a cui aggrapparsi quindi hanno influenzato anche la psicologia. Chiaramente anche per tutti questi effetti di luce che venivano vissuti, la notte veniva associata al soprannaturale. Veniva associata proprio ai demoni, agli spiriti, alle streghe che era meglio tenere lontani proprio con una preghiera o con un rituale quando calava il sole prima di dormire. Una tradizione che in alcuni casi è rimasta fino a oggi. Per qualcuno magari la notte conserva ancora una parte di questa dimensione, anche se pure la notte antica non era fatta solo di miti e di racconti intorno al fuoco. Infatti penso che in tanti, dopo che ho detto questa cosa del falò, vi immaginate che magari si accendeva il fuoco dalle 7 alle 11 di sera, si chiacchierava e poi si andava a dormire. Penso che a tanti di noi oggi venga naturale immaginarsi questo ordine degli eventi, ma in realtà non era così. E non sempre questo momento si svolgeva in quel punto in cui lo collocheremmo oggi. Infatti c'è un'altra parte ancora più interessante delle scoperte sulla notte nel passato, che impatta ancora più direttamente proprio come la viviamo oggi. Magari già lo sapete, l'ho detto anche io in altri video, che nel mondo antico e nel Medioevo tante persone dormivano tutte in un'unica stanza. Non sempre e non solo i poveri, ma anche i ricchi a volte dormivano con i servitori o con le guardie. Questo è strano per i nostri standard di privacy, è ancora più strano se ci immaginiamo un momento di intimità tra uomini e donne in questo contesto che ci sembra assurdo. In parte i famosi letti a baldacchino potevano servire proprio per questo, ma sicuramente i poveri non avevano questa comodità. Ma in realtà c'è una spiegazione molto più sensata per come facessero a vivere un po' meglio questa condizione, che è collegata a come passavano davvero la notte nell'antichità. Già l'Eneide di Virgilio, che è di epoca romana, usa un'espressione strana. Enea sta dormendo e Virgilio scrive: «Era l'ora in cui il primo riposo comincia a diffondersi sui mortali stanchi, graditissimo dono degli dei». In tante altre opere antiche compare lo stesso concetto, in libri di preghiere o nei testi di medicina, ma anche nelle lettere delle persone o direttamente in altre opere letterarie. Qui compaiono diversi riferimenti a un primo sonno e a un secondo sonno. Tantissime persone che traducono oggi queste opere non sanno direttamente come tradurre queste espressioni e spesso hanno inventato delle soluzioni fantasiose, proprio perché non riescono a immaginare un modo diverso di dormire dal nostro e quindi per loro queste espressioni non hanno senso. Ma nel 2001 lo storico Roger Ekirch ha risolto un mistero che durava da tanto tempo. Ekirch ha scoperto che noi ci siamo dimenticati che vogliano dire queste espressioni, ma nel mondo antico e medievale avevano perfettamente senso. Infatti, secondo gli studi di Ekirch, a quel tempo era comune il sonno bifasico, cioè in 2 fasi diverse. Ovvero le persone dormivano prima circa 4 ore, poi si svegliavano e stavano sveglie per 2 o 3 ore, un periodo che era anche chiamato veglia, e poi dormivano altre 4 ore. E le attività intorno al fuoco di prima o anche qualche incontro più vivace, diciamo, si svolgevano proprio in queste ore, non prima di andare a dormire come penseremmo oggi. Un medico del XVI secolo consiglia direttamente alle coppie di concepire i figli durante questo lasso di tempo, perché avrebbero avuto più possibilità di successo, almeno secondo lui. Questo aspetto del sonno a 2 fasi è praticamente sconosciuto oggi e non viene quasi mai rappresentato nei film o spesso neanche nei documentari, ma probabilmente è stato il modo standard di dormire di notte dalla scoperta del fuoco fino a prima dell'illuminazione artificiale. È abbastanza sorprendente il fatto che uno psichiatra aveva fatto pure una ricerca circa 10 anni prima degli studi di Ekirch e aveva fatto vivere le persone con 14 ore di buio. Non gli aveva dato nessuna indicazione su come e quando dormire. Però nel giro di poche settimane i partecipanti avevano cominciato spontaneamente a dormire 4 ore, poi a stare svegli per 2 o 3 ore e poi a dormirne altre 4. Praticamente avevano ripreso il pattern del sonno dei loro antenati. In quella fase in cui stavano svegli di notte non erano agitati, ma provavano sensazioni di pace, di riflessione e quasi di meditazione. Nello studio dello psichiatra questo veniva confermato dal fatto che i partecipanti mantenevano un alto livello di prolattina, che è un ormone con alcune funzioni collegate al benessere. Nel passato probabilmente queste ore venivano usate oltre che per concepire figli anche per scrivere, per pregare o per studiare, proprio perché erano ore di grande tranquillità in cui si era immersi quasi in uno stato meditativo. Comunque, anche se c'era questo sonno in 2 fasi, altre attività che sono invece comuni nelle nostre rappresentazioni del passato in realtà di notte non si facevano quasi mai.
Per esempio il viaggio di notte è quasi un classico dei nostri film, ma nella realtà era raro e rischioso. Un esempio interessante è il famoso film Braveheart, dove un paesaggio naturale di notte risulta troppo facile da attraversare e troppo illuminato. E come non parlare anche delle battaglie notturne, che sono il fiore all'occhiello di tanti film. Nella realtà le battaglie notturne fino a un'epoca molto recente erano qualcosa di poco fattibile. Scordatevi l'assedio al fosso di Helm o anche la lunga notte di Game of Thrones, dove comunque non si vede niente neanche nella serie, o i soliti spettacoli pirotecnici che rendono memorabili gli scontri nel buio. Di solito nella realtà non si combatteva di notte, al massimo c'erano delle incursioni o degli inseguimenti, magari potevano esserci degli assalti a sorpresa o le fasi finali di battaglie che erano già state decise durante il giorno. Insomma, con le vere condizioni ambientali antiche dobbiamo dimenticarci una grande battaglia completamente di notte. Ma quindi come mai questo modo di vivere la notte nel passato può riguardarci ancora oggi? Beh, perché forse potrebbe anche essere collegato a dei fenomeni ancora contemporanei come l'insonnia o banalmente solo a chi preferisce fare molte attività la notte. Queste cose che alcune persone sperimentano potrebbero derivare da un'abitudine che gli uomini hanno avuto per migliaia di anni di avere questo sonno spezzato in due fasi. In pratica magari alcune persone avrebbero ancora bisogno di quella pausa in mezzo a due fasi distinte di sonno. Ovviamente poi l'illuminazione artificiale e gli schermi luminosi a cui siamo sempre sottoposti possono alterare i ritmi circadiani, e questo è il motivo principale per cui la notte oggi viene vissuta pure in un modo completamente diverso. Pure questo ha un impatto biologico che è stato studiato e che può essere negativo. Ma adesso non pensate che questo sia stato un video per dire che la notte era meglio prima, insomma si dormiva meglio quando si dormiva peggio. Sicuramente avere una notte in cui si vedeva bene il cielo stellato era meraviglioso, però non c'è nessuna prova scientifica certa finora, per esempio, che questo sonno bifasico sia biologicamente migliore. E non ve lo direi neanche basandomi sulla mia esperienza personale, perché poter dormire tutto filato per me è un valore quasi sacro, quindi il sonno spezzato in due fasi mi sembra questa sì una vera tortura medievale, altro che l'Inquisizione. Magari la preferenza potrebbe dipendere da un mix di abitudini e di aspetti biologici che cambiano da persona a persona, ma da quello che ho visto ancora non si sa. Insomma, era un video soprattutto per farvi scoprire quanto fosse diversa l'esperienza della notte nel passato da come potremmo immaginarcela oggi. Poi a qualcuno effettivamente può anche aver fatto scoprire una possibile motivazione per cui ha certe preferenze di luce notturna o di durata del sonno. Ma scrivetemi nei commenti se voi invece siete da sonno medievale bifasico o da sonno moderno tutto filato. E io vi aspetto come sempre ai prossimi video.